Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ancora questa parabola per alcuni che avevano l'intima presunzione di essere giusti e disprezzavano gli altri. 2 uomini salirono al tempio a pregare. Uno era fariseo e l'altro pubblicano. Il fariseo, stando in piedi, pregava così tra sé: O Dio, ti ringrazio perché non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adulteri, e neppure come questo pubblicano. Digiuno 2 volte alla settimana e pago le decime di tutto quello che possiedo. Il pubblicano invece, fermatosi a distanza, non osava nemmeno alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: O Dio, abbi pietà di me peccatore. Io vi dico, questi, a differenza dell'altro, tornò a casa sua giustificato, perché chiunque si esalta sarà umiliato e chi invece si umilia sarà esaltato. Una buona domenica a tutti, sorelle e fratelli. Una delle parabole più conosciute è quella che ci viene presentata nel Vangelo di oggi, quella del fariseo e del pubblicano. Dobbiamo stare attenti ad accostarci alle parabole. Perché? Perché chi racconta una parabola tende sempre un tranello agli ascoltatori, cioè porta gli ascoltatori a schierarsi dalla parte di uno dei personaggi con il quale si identificano. E in questa parabola c'è il pericolo di schierarsi dalla parte sbagliata, per cui dobbiamo chiarire bene chi sono questi personaggi che entrano in scena. In quel tempo Gesù disse questa parabola per alcuni che coltivavano l'intima presunzione di essere giusti e disprezzavano gli altri. Mette in scena questa parabola un fariseo, quindi il meglio della spiritualità giudaica, e un pubblicano, il peggio della morale del tempo. Noi abbiamo l'idea del fariseo come un malvagio, ipocrita, antipatico, orgoglioso della sua giustizia, e quindi c'è antipatico. Il pubblicano, così come si presenta nella parabola, umile, semplice, sa di essere un peccatore e ci diventa simpatico. Il fariseo è antipatico, orgoglioso, sarà anche giusto, però non è quello il modo di comportarsi, e allora noi siamo tranquilli. Perché? Perché noi ci schieriamo dalla parte giusta, noi siamo dalla parte del pubblicano e condanniamo il fariseo. Se noi partiamo in questo modo non ci schieriamo dalla parte giusta e quindi non cogliamo il messaggio che Gesù ci vuole dare. Per cui cerchiamo di esaminare bene chi sono questi personaggi. 2 uomini salirono al tempio a pregare. Uno era fariseo, l'altro pubblicano. Lo avete visto alle mie spalle, il Tempio di Gerusalemme, la gradinata che portava da Siloe, portava su alla spianata del Tempio. Quindi 2 uomini salirono al Tempio per pregare. Uno era fariseo, l'altro pubblicano. Il fariseo, stando in piedi, pregava così tra sé. Stando in piedi non è per orgoglio, è che i farisei e gli ebrei ancora oggi pregano sempre in piedi. Simbolo è il segno per noi cristiani. Oggi stare in piedi durante la celebrazione vuol dire che celebriamo come risorti, quindi si sta sempre in piedi durante la celebrazione, eccetto quando si ascolta la parola o l'omelia, allora ci si siede. Per gli ebrei il fatto di stare in piedi era la disponibilità a mettere immediatamente in atto ciò che il Signore chiedeva all'ebreo. Quindi questo fariseo non è per orgoglio, prega in piedi come pregano ancora oggi anche alla spianata del Tempio. I farisei o gli ebrei non si inginocchiano per pregare,
pregava così tra sé. La traduzione non è propriamente corretta e va specificato bene il significato dell'espressione greca prosheauton, tauta proseucheto. Prosheauton vuol dire pregava così verso se stesso. Bisogna lasciare questo dettaglio significativo. Non prega verso Dio, prega prosheauton, verso se stesso. È convinto di pregare, ma in realtà sta facendo tutt'altro. È un narcisista, si ripiega su se stesso, si autocontempla, si autocompiace. Dio non c'entra niente. In realtà lui non sta mentendo perché è convinto di parlare con Dio, quindi non si raccontano bugie quando uno da solo si rivolge a Dio. E che cosa dice? Oh Dio, io ti ringrazio perché non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adulteri e neppure come quel pubblicano che sto vedendo là in fondo. Il suo monologo è fatto davanti a Dio, quindi ci troviamo di fronte a una persona retta, integra, onesta, che osserva fedelmente i precetti della legge e evita scrupolosamente tutti i peccati, i furti, gli ingiustizi, gli adulteri. Adulterio forse indica proprio, secondo quello che è il concetto biblico, il fariseo lo conosce molto bene, indica un rapporto scorretto con Dio, un rapporto adultero, cioè il fatto di schierarsi dalla parte non del Dio vero, ma degli idoli. Forse questo fariseo non lo sa di essere lui l'adultero, non l'adulterio della sessualità, ma l'adulterio di adorare un Dio che non è quello vero e non si rende nemmeno conto proprio perché non parla con Dio, lui è ripiegato su se stesso e siccome non si rivolge al Dio autentico, in realtà lui sta rivolgendosi a un idolo che si è messo in mente lui. Dio è così, è un Dio fariseo, quello che lui ha in mente. I farisei erano coloro che stavano separati dai peccatori, dai malvagi. E allora lui è ripiegato su se stesso, non parla con Dio, non si lascia cambiare dall'immagine di Dio, non si sintonizza sul pensiero di Dio, ma sintonizza Dio sulla sua identità di fariseo. E difatti lui dirà: buon Dio, noi due siamo due grandi amici, siamo uguali, io ti riproduco perfettamente in questo mondo perché non sopporto gente come quel pubblicano che c'è là in fondo. Non lo sa il fariseo, ma è lui l'adultero, lui che sta tradendo il Dio di Israele, il Dio biblico, lo vediamo tra poco. Continua, io digiuno 2 volte per settimana. Già molto che non digiuni 2 volte al giorno, 2 volte per settimana. Era obbligatorio 1 volta all'anno il digiuno durante il giorno dello Yom Kippur. Lui esagera, proprio vuole stupire Dio con la sua spiritualità. Pago le decime di tutto ciò che possiedo. Era obbligatorio in Israele, quando si faceva il raccolto, di consegnare la 10ª parte al Tempio, serviva poi per la formazione dei leviti, sacerdoti, per pagare le spese del Tempio, quindi si offrivano le decime, ma i contadini avevano una famiglia numerosa, cercavano di sfuggire a queste decime e il fariseo lo sa. E allora, per compensare i furti che i contadini facevano, pagava lui. Quindi quando andava a comprare non solo pagava le proprie tasse, ma anche quelle degli altri. Direi che per quanto noi cerchiamo qualche mancanza in questo fariseo, non si scopre nulla di riprovevole. Va bene, è orgoglioso per la sua rettitudine, si contrappone agli altri uomini, prende le distanze dai peccatori e quindi suscita un certo fastidio questa persona, ma siamo onesti, non sono colpe gravi, ce n'è forse di gente così,
onesta, giusta, irreprensibile, che paga le tasse. Credo che tutti noi perdoneremo volentieri anche un po' di orgoglio in queste persone. Difatti, vedete che noi abbiamo in mente, quando si parla del fariseo ipocrita, stiamo attenti perché quel discorso che Gesù fa contro i farisei, se noi andiamo a vedere all'inizio del capitolo, dice Gesù, parlando ai suoi discepoli, disse: guai a voi, scribi, farisei, ipocriti. Vuol dire che questo comportamento farisaico può entrare ed entra nella comunità cristiana. Per dirla tutta, c'è un fariseo dentro di noi che torna a galla se non stiamo attenti e ci detta i comportamenti, ci detta i giudizi. Dobbiamo stare molto attenti. Paolo, quando parla dei farisei, perché lui era fariseo, dà atto ai farisei, dice: sono persone piene di zelo, nella lettera ai Romani. E quindi questo personaggio della parabola non è un peccatore travestito da giusto, è una persona religiosamente impeccabile. Non è quindi il suo comportamento morale che è messo in causa, ma c'è un qualcosa in quest'uomo che non va. Quindi adesso abbiamo chiarito chi è questo fariseo. È una persona, c'è un po' antipatica perché è orgoglioso, ma per il resto è impeccabile. Ce ne fossero di persone così, la nostra società andrebbe certamente meglio. Adesso il pubblicano che ci è così simpatico, ma cerchiamo di guardare in faccia chi è questo personaggio. È il peggio della miseria morale di Israele. Lui è un peccatore che ha violato la legge di Dio, ha tradito il suo popolo perché si è schierato dalla parte dei Romani e lo ha fatto per avidità di denaro, per accumulare denaro. Stiamo attenti quindi a rivolgere immediatamente le nostre simpatie al pubblicano, perché questo pubblicano qui ci imbroglia. Si presenta mansueto, bonario, ma questo a prima vista. Gli esattori delle tasse erano degli strozzini, avevano l'appalto delle tasse, pagavano per avere questo appalto, ma poi imponevano le tasse che volevano e si trattenevano ciò che riuscivano a recuperare in più. E poi, diciamola tutta, non è che sfruttavano i loro colleghi ricchi, sfruttavano i poveri. I giudei non accoglievano in casa i pubblicani, non si avvicinavano a queste persone, non li salutavano nemmeno. Non avevano nemmeno i diritti civili in Israele, i pubblicani, i diritti religiosi, non potevano entrare nel Tempio, non potevano testimoniare in tribunale, ricoprire cariche pubbliche dentro il popolo di Israele. Dai pubblicani non si dovevano accettare doni, prestiti, niente. Erano persone irrecuperabili proprio perché avevano rubato tanto, avevano commesso troppi errori, avevano tradito il loro popolo, tradito la loro fede. Il Talmud ci dice che per salvarsi queste persone dovevano restituire tutto quello che avevano rubato più il 20% di interessi e poi abbandonare immediatamente la professione. Erano praticamente insalvabili i pubblicani. Difatti lui si ferma a distanza, c'è un qualcosa che gli ruga dentro, si accorge che la sua non è vita e va al Tempio, si presenta davanti al Signore, non osa nemmeno alzare gli occhi al cielo, si batte il petto, dice: «Oh Dio, so chi sono, abbi pietà di me, sono un peccatore». Io direi adesso, abbiamo i due personaggi, è importante sapere io da che parte mi schiero. Mi schiero dalla parte del pubblicano oppure dalla parte del fariseo? Non mi dite mi schiero dalla parte del pubblicano, perché quello è uno sfruttatore, sì, alla fine è pentito, ma non è così che si risolve il problema, hai ben altro da fare, va lì, un atto di dolore davanti a Dio, risolto tutto, non è vero, tu devi riparare a tutto il male che hai fatto. E l'altro, il fariseo, si è comportato bene, a parte un po' il suo orgoglio. Siamo onesti, noi siamo tutti dalla parte del fariseo. E se questa è la nostra
disposizione d'animo, adesso proviamo a concludere la parabola secondo i nostri criteri, la nostra giustizia. Secondo noi Gesù avrebbe dovuto dire più o meno così: il fariseo sia un po' più umile, il suo disprezzo per gli altri indispone un po', ma per il resto imitate il fariseo, comportatevi come lui, con le sue opere, con la sua rettitudine. È una persona davanti a Dio giusta, a lui spetta di diritto il paradiso. Noi concluderemo così logicamente la parabola. Quanto al pubblicano, il suo pentimento lo colloca sulla buona strada, ma deve camminare ancora tanto, ci vuole altro, deve restituire ai poveri ciò che ha rubato, perché altrimenti ci sono i castighi di Dio che incombono su di lui. E adesso Gesù doveva parlare così, invece adesso ci sorprende, ci sconvolge e dice: io vi dico, questi, a differenza dell'altro, tornò a casa sua giustificato. Lo vedete alle mie spalle, in questa icona, vedete lì la scena. Il pubblicano prima, che è piccolo, e il fariseo che è in alto, secondo i criteri che sono poi i nostri, la nostra giustizia. E dall'altra parte voi vedete che dopo il giudizio di Gesù il pubblicano è in alto e il fariseo è in basso. Questo ci sconvolge. Che cosa sta dicendo Gesù? Come mai questo rovesciamento del giudizio? Non riguarda il comportamento morale di questi due personaggi. Gesù dice solo: il primo fu giustificato, cioè fu reso giusto da Dio, mentre il secondo è tornato a casa sua come prima, con le sue innegabili opere buone, ma senza che Dio sia riuscito a renderlo giusto, a collocarlo nella posizione corretta di fronte a Dio e di fronte ai fratelli. Perché notiamolo subito, esaminiamo la preghiera del fariseo e capiamo la posizione sbagliata che lui prende davanti a Dio. Anzitutto, che immagine di Dio ha in mente? Dal modo come si prega si capisce a quale Dio ci si rivolge. Questo Dio è un idolo, non esiste. È un Dio che è la proiezione del fariseo, uno che paga secondo i meriti, è un contabile. Questo non è il Dio biblico. Il Dio biblico è amore incondizionato che dona senza chiedere che ci siano dei meriti, perché non esistono. Dona e basta, in pura perdita, in pura gratuità. Invece il fariseo pensa a un Dio che è giusto secondo i suoi criteri, quindi paga secondo i meriti e castiga secondo le colpe. Difatti, il fariseo nella sua preghiera, che poi non è preghiera perché non si rivolge a Dio, si rivolge a se stesso, è un narcisista, non ha fatto altro che informare il Dio dei suoi meriti. È ripiegato su se stesso, non vede altro che se stesso, non si chiede neppure a quale Dio si sta rivolgendo, in che posizione si colloca di fronte a Dio. Non ha pregato, non ha sintonizzato i propri pensieri su quelli di Dio. È in una situazione in cui è totalmente incapace di cogliere la distanza che esiste fra l'uomo vero, quello che ha in mente Dio, l'immagine di uomo che ha in mente Dio, e la sua condizione. Si sente a posto, non è nemmeno sfiorato dal dubbio. Ecco la posizione di fronte alla quale, pericolosa, di fronte alla quale Gesù ci invita: riflettici, perché sei tu quel fariseo, sei tu che ragioni in questo modo. Difatti questo fariseo da Dio pretende solo che dichiari, che riconosca, come fa un notaio ineccepibile, dichiari la giustizia che egli si è costruito con le sue mani. È posizione completamente sbagliata davanti a Dio.
Chi ragiona come il fariseo non è cattivo, è solo ingenuo. Il fariseo non deve rinunciare alla sua vita irreprensibile, ma alla falsa immagine di Dio che ha in mente. E da questa immagine deformata che cosa deriva? Derivano tutti gli altri guai e primo fra tutti il bisogno di costruire una barriera divisoria fra i giusti e i peccatori. Guardate che bella idea che ha questo fariseo che crede in questo Dio. Guardate che idea ha in mente degli altri uomini. Sono tutti ladri, tutti ingiusti, tutti adulteri. È la conseguenza di questa immagine deformata di Dio. Non è che è cattivo il fariseo che si è comportato male, è tutto sbagliato il suo rapporto con Dio, e da questo rapporto sbagliato con Dio nasce il rapporto sbagliato con i fratelli. Sono tutti disgraziati, siamo soltanto noi i giusti, e finisce per disprezzare inevitabilmente tutti gli altri. La parabola del fariseo e del pubblicano è l'unica che è ambientata nel Tempio. Pensiamoci. Se nella Chiesa di oggi, nel nuovo Tempio, non si ripetono queste situazioni, se la convinzione di essere persone giuste, rette, meritevoli davanti a Dio, non ci porta poi a giudicare il fratello. Conclude Gesù dicendo: chiunque si esalta sarà umiliato, chi si umilia sarà esaltato. E a questo punto diventa importante il versetto introduttorio del Vangelo, chiarisce a chi è diretta la parabola. I destinatari sono alcuni che presumevano di essere giusti e disprezzavano gli altri, e questi non sono i farisei del tempo di Gesù. Se questa parabola Gesù ha voluto che fosse conservata per noi oggi, è diretta a noi cristiani di oggi. Stiamo attenti, perché c'è un fariseo dentro di noi che detta tante volte il nostro rapporto con Dio, e se ci detta il rapporto sbagliato con Dio, poi ci detta anche il rapporto sbagliato con il fratello. Auguro a tutti una buona domenica e una buona settimana.